Aspetta. Prima voglio salutare Nazareno e Fichera, ringraziarlo per la gentilezza e la disponibilità che ha sempre. Nazareno è il responsabile della filiale di Agrigento, della Lidl, presso la quale io vado a fare la spesa e compro i miei giocattoli della Parkside. E poi voglio salutare anche Vincenzo Gallo, che è un signore simpaticissimo della Campania, mi ha telefonato, mi segue su YouTube, è riuscito a trovare il mio numero di telefono, mi ha telefonato, mi ha riempito di una valanga di complimenti, mi sembra giusto salutarlo e ringraziarlo per questo. Quindi adesso io, il mio brufolo che mi è apparso all'improvviso questa notte, e il tassellatore, siamo pronti? Iniziamo. Buongiorno, io sono Riccardo, bentornati nel mio laboratorio. Oggi faremo la recensione e l'unboxing del trapano battente a batteria della Parkside. È il tassellatore praticamente a batteria che ci permette di utilizzarlo con la comodità di non avere l'intralcio del cavo fra i piedi. Il modello è PABH20LI B2, costa 59,99 €, è in vendita presso le filiali dei punti vendita Lidl dal 16 agosto del 2018 ed è fantastico perché appunto ci permette di arrivare in punti dove altrimenti col cavo non potremmo arrivare. Faccio l'unboxing e lo mettiamo subito alla prova per montare una tenda parasole. Come sempre leggiamo l'etichetta riportata sulla confezione. Dalla presentazione appunto ci dice che è un utensile adatto per lavorare sul calcestruzzo, su pietra, su metallo e legno, che ha due funzioni impostabili che sono appunto trapano battente con il meccanismo a percussione e l'avvitatore o trapano senza meccanismo a percussione. L'alloggiamento degli inserti ha il sistema SDS Plus. Il numero di giri e le percussioni sono regolabili grazie alla pressione che noi diamo sull'interruttore, quindi in base alla pressione che noi diamo regoliamo l'aumentare o il diminuire degli stessi giri delle percussioni. Ha una rotazione che è oraria e antioraria, quindi possiamo svitare ed avvitare. L'indicatore della batteria è impostato su 3 livelli che vedremo fra poco. La batteria che si ricarica in un tempo di circa 60 minuti con lo spegnimento automatico del caricabatteria, una luce a LED integrata che ci illumina il punto su cui noi stiamo andando ad intervenire, quindi ad avvitare oppure a forare. E poi l'impagnatura con un morbido antiscivolo e ci descrive la batteria che appunto è 20 volt agli ioni di litio da 2 A, 20 volt con il massimo della carica, perché in realtà non sono 20 volt effettivi, ma al massimo della carica con batteria nuova lo spunto che riesce a dare è di 20 volt. L'energia della percussione è di circa 1 joule, quindi è poco rispetto ai percussori con la corrente elettrica, però essendo comunque un utente della batteria già è più che sufficiente. È un numero di percussioni regolabili appunto, come dicevamo poco fa, la pressione del dito che va da 0 a 5000 al minuto e il numero di giri a vuoto che va da 0 a 900 al minuto. Il diametro massimo delle punte sono 10 mm per il calcestruzzo e la pietra, 8 mm per il metallo e 16 mm per il legno. Poi ci dà un elenco degli accessori in dotazione e la compatibilità delle batterie con gli altri utensili. Quindi adesso possiamo aprire la confezione e vedere il contenuto. E questo è il nostro tassellatore a batteria. È abbastanza leggero. Va bene, lo metto qua da parte. C'è una scatolina con gli accessori in dotazione, il caricabatterie rapido da 60 minuti ed il libretto di istruzioni. La batteria della linea X20 V-Team è compatibile con tutti gli utensili della linea appunto X20 V-Team, in questo caso che utilizzino i 2 A. Questo è un avvitatore a percussione che tra l'altro ho già recensito, vi lascerò qua in alto una schedina sulla quale cliccare per vedere la recensione di questo avvitatore, e ovviamente funziona con entrambe le batterie che hanno un sistema per la verifica del livello di carica consultabile grazie alla pressione di questo tastino
premendo il tastino posto sulla parte laterale della stessa batteria si accenderanno dei LED. In questo caso la batteria ha solamente i primi due LED, quindi ha un livello di carica intermedio. Se fosse rosso sarebbe da mettere sotto carica, oppure va in protezione, quindi nel momento in cui la batteria si dovesse surriscaldare si accenderebbe il LED rosso e bisognerebbe aspettare che si raffreddi. In questo caso la batteria è nuova, si accendono tutte e tre i LED perché ha il massimo della carica. Accendo per la prima volta quindi il nostro avvitatore, il nostro trapano, avvitatore, tassellatore, come vogliamo chiamarlo, perché svolge più funzioni. È arrivato con l'impostazione sulla funzione di martello, quindi trapano e percussione, e io ho rivolto il selettore verso la sola rotazione. Questa è la prima volta che lo metto in funzione. Questo è il senso orario e questo è il senso antiorario, regolabile tramite la pressione di questo tastino laterale. Nella posizione centrale non riesce ad arretrare, quindi è, diciamo, la sicura dell'utensile. Come vedete la pressione del dito sul tastino di accensione regola il numero di rotazioni. In questo caso invece si attivano le percussioni. Va bene. Il LED posto sulla parte frontale ci permette di illuminare la zona che noi dobbiamo andare appunto a forare o ad abitare. Collegando il caricabatterie all'alimentazione elettrica si accenderà il LED verde e una volta inserita la batteria si accenderà il LED rosso che indica la fase di ricarica e ritornerà ad accendersi il LED verde quando la batteria raggiungerà il massimo della sua carica. Vediamo gli accessori in dotazione. All'interno di questa scatolina appunto ci sono diverse punte e diversi adattatori. Ci sono 3 punte di trapano di 3 misure diverse, sono 10, 8 e 6 mm. Poi ci sono delle punte per metallo con codolo esagonale, delle punte per avvitare e svitare, ovviamente l'adattatore con l'aggancio esagonale e l'attacco SDS Plus, lo inseriamo nella sua sede. Per inserire all'interno della sede del mandrino le punte bisogna far arretrare la parte frontale con questa molla ed inserire la punta, così è agganciata. Ovviamente le punte SDS, non avendo le alette del mandrino che vanno a stringere la punta, hanno un gioco perché lo mantengono semplicemente fermo e quindi il mandrino potrebbe risultare fuori asse, ma semplicemente perché non viene stretto, non viene bloccato, ha questo gioco, si sente anche il rumore e quindi di conseguenza la rotazione non è perfettamente dritta, ma una volta appoggiata sulla punta, la punta sul punto da forare, ovviamente poi sarà dritta. L'accessorio che consente di utilizzare le punte esagonali, quindi con l'attacco SDS, ci permette di avvitare e svitare. Per inserire il bit bisogna far arretrare la parte frontale come si fa con gli avvitatori ad impulsi, che bisogna far scorrere il porta bit ed inserire appunto il bit. In questo caso bisogna farlo arretrare e si incastra. Ho messo questa vite da 8 cm per 6 mm di spessore, inserisco il portabit e vedo di riuscire ad avvitarla senza preforo su questo pezzo di legno di abete. Senza nessun problema. Ed è anche ben gestibile la rotazione. Sì, come vedete nello svitare è andato benissimo. Provo ad avvitare e vedere se riesco a fermarmi al punto giusto. Sì, va benissimo per avvitare anche senza alcun problema.
Provo ad avvitare anche questa vite sul legno, vediamo come va. Ovviamente modalità soltanto avvitatore, quindi senza la percussione. Perfetto, c'era un minimo di preforo per via della vite che ho avvitato poco fa, ma è davvero molto piccola, quindi non è influito granché. Ok, adesso proverò a fare un foro da 16 mm sul legno come riportato sulla confezione. Vado, vediamo se riesce a farlo senza problemi. Meraviglioso. È riuscito senza problemi, sarebbe riuscito forse con una pure più grande, ma meglio non sforzare. Va bene. Ok, fatte le prove per vedere come si comporta come avvitatore, è il momento di testarlo per vedere come si comporta invece sul muro. Quindi vado a completare l'installazione della mia tenda da sole che stavo montando e vedo se è in grado di riuscire a fare questi 8 fori sul muro. Farò un foro iniziale da 8 mm con la punta a dotazione della Parkside, ma poi proseguirò con la punta da 14 della Makita, facendo un preforo e poi utilizzando una punta buona. Spero che si comporti bene. Mettiamolo subito alla prova così vediamo se è vero. Utilizzando il mandrino autoserrante con l'adattatore SDS, utilizzo ora questa punta da 40 mm per 10 di spessore e provo a fare questo foro sul tufo. Con un po' di difficoltà però è riuscito a fare tutti e 40 mm di foro. Diciamo che non è il suo campo ideale,
però comunque si è difeso, ci è riuscito. Ok ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Il tasellatore funziona perfettamente, ma siccome siamo già al tramonto, sta facendo buio, devo continuare con l'installazione della tenda, altrimenti rimarrò a metà con i lavori. E questa era una recensione solo per il piacere di metterlo alla prova e con la scusa appunto fare questa recensione al volo. Le mie impressioni sono più che positive perché in un attimo, come avete visto, ha fatto tutti i fori senza alcuna difficoltà. Ha solo un giaulo di potenza, ma lo sfrutta a pieno veramente. Poi la comodità di poterlo utilizzare così con la batteria ovunque, lo poggi, lo prendi, lo usi rapidamente come se fosse un piccolo abitatore per legno, invece riesce a fare dei fori finora da 14 senza problemi. Questa è una punta Makita, quindi comunque è agevolato per via della qualità, però è riuscito senza alcun problema a fare il foro. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi invito a iscrivervi al mio canale e a mettere mi piace a questo video e attivare la campanella, così riceverete le notifiche ogni volta che io caricherò un video. E ovviamente poi farò una recensione molto più approfondita, lo metterò alla prova su viti, su tirafondi, su tasselli, su cemento armato. Farò delle prove che lo metteranno davvero appunto alla prova per capire quali sono i suoi limiti. Finora per un utilizzo comunque da hobbista, perché l'installazione di una tenda non è nulla di eccessivo, però comunque richiede che l'utensile faccia bene il suo lavoro, finora è andato bene. Quindi io per adesso, per quello che l'ho utilizzato, lo promuovo, però devo sbrigarmi perché sta facendo davvero buio. Ciao di nuovo da Riccardo, ci vediamo alla prossima, vado.